Eccoci tornati con un altro video. Oggi abbiamo a quanto pare una scheda di Game Boy Advance SP. Speravo di vedere un Game Boy intero e non solo una scheda, ma va bene lo stesso. Dovremmo andare a testarlo in un'altra maniera, se va o se non va. Cosa abbiamo qui? Ah, ok. Questa persona qua ha tentato di mettere la... sì, vedete. Ok, di mettere la porta USB-C, però nel tentativo ha fatto un casino qua, sui piedini del processore. Andiamo a dare un'occhiata sotto il microscopio. Ecco qua, questo è il danno. È sistemabile? Sì, in teoria. Non so se effettivamente qua ci fossero delle piste, delle tracce, però è tutto molto fragile, quindi bisognerà andare a distaccare il processore, controllare che sotto sia tutto ok, eventualmente rifare le piste e risaldare la porta al suo posto. Quella originale però, perché mi ha fornito quella originale a quanto pare. Questa va. Ok? Che è comunque un po' da pulire. Va bene. Allora, come facciamo questo procedimento? Al di sotto abbiamo plastica, abbiamo i pulsanti, abbiamo il connettore qui. Quindi l'unica maniera, ma anche sopra abbiamo plastica perché abbiamo il connettore. Questo qua è un connettore che bene o male resiste un po' alle temperature. Come anche questo qui della batteria, credo. Quindi possiamo andare eventualmente a farlo da sopra, ma abbiamo bisogno dello stagno a bassa fusione in questo caso. Prendiamo il nostro stagno a bassa fusione, se lo trovo. Andiamo a prendere il nostro saldatore, però con la punta piccola. Bene, adesso che ho saturato la zona con lo stagno a bassa fusione, possiamo andare a fare il sollevamento, ok? E verificare che al di sotto di queste piste qua non ci siano altri percorsi, ok? Che devono essere ricostruiti. Quindi prendiamo la nostra aria calda. In questo caso bastano 400 gradi. È una scheda piccola, è una scheda che ha le saldature al piombo ancora. 400 gradi, anche 350 forse, potrebbero andare bene. 50% di aria e andiamo a togliere il nostro chip. Aria da lontano. Se noi andiamo con l'aria troppo vicini rischiamo di bruciare qualcosa, o plastiche comunque, anche se sono un po' resistenti, oppure possiamo addirittura andare a bruciare il chip. Ecco fatto, il chip è tolto. Sì, vedete, c'erano delle piste al di sotto che devono essere ricostruite. Bene, allora puliamo la zona adesso con la nostra treccia e flussante. Quindi prendiamo flussante, il flussante aiuta la treccia ad assorbire. Stamattina fa freddo e il flussante poi fa anche fatica ad uscire.
Ora puliamo alcol isopropilico e cotton fioc. Ok, questa qua che è la zona danneggiata, preferisco farla con un pennello perché è meno invasivo rispetto al cotton fioc. E vado nel verso dei piedini per evitare qualsiasi problema. Bene, aria calda, sciacquiamo via. Bene, ora tutto asciutto pulito. Adesso ricomincia. Si comincia il lavoro di ricostruzione. Allora, bene. Adesso è arrivato il momento di sistemare il chip. Dov'è la parte rovinata? Credo che sia qua sopra. Questa qua. Sì, questa qui è la parte rovinata. Togliamo prima lo stagno in eccesso, quindi puliamo i piedini in qualche modo. E adesso andiamo a riposizionarli per quanto possibile. Senza spezzarli anche. Dovrebbe andare bene. Finiamo di pulire il resto del chip.
Ora vediamo se riusciamo a riposizionarlo correttamente. Allora io direi di cominciare dagli angoli, da quelli che sono buoni. Poi il resto, bene o male, viene da sé. Così. E andiamo a prendere il flussante, teniamo il dito, saldiamo qualche piedino di qua, saldiamo qualche piedino di là, e dovrebbe essere tutto a posto per eh, poi per il resto delle posizioni, del posizionamento dei chip. Allora, se anche adesso viene fuori un mucchio di ponticelli, a me non mi importa per il momento, devo solo tenerlo fermo. Ok. Tanto adesso quello stagno che è presente lì, io non faccio altro che spalmarlo in giro. Il flussante sul perimetro, ma adesso cambiamo anche la tipologia di punta. Ne andiamo a prendere una piatta per essere più comodi. Però aggiungiamo anche un po' di stagno sulla punta direttamente, poco poco va benissimo, e non facciamo altro che proseguire le saldature nel verso dei piedini. In questo modo evitiamo qualsiasi tipo di danneggiamento possibile. Poi, pulendo la punta in continuazione e ripassando con il flussante, Flussante e si ripassa. E vedrete che tutti i ponticelli se ne vengono via. E pulite la punta. E ripassate con il flussante. E pulite la punta. E via così. Vedete qua adesso il flussante è finito. Perché? Perché non riesco più ad aspirarlo. E allora gli mettiamo il flussante. Vedete? Col flussante è tutta un'altra storia. Si pulisce la punta un'ultima volta e si ripassa tutto quanto. Ecco qua. E ora procediamo sugli altri tre lati.
Bene. È stato facile? Più o meno. Ora è tempo di pulire. Cotton fioc e alcol isopropilico e puliamo tutto questo flussante. Piano piano, senza forzare. Per qualche strano motivo questo qui non si è neanche preso all'interno della maschera verde. Vabbè, non ha importanza adesso. L'importante è che sia saldato. Allora, gli diamo una sciacquata verso il basso. Una spazzolina. E panno microfibra adesso. Così assorbiamo tutto il flussante in eccesso che riusciamo. Ok, adesso è sufficientemente pulito. Andiamo a applicare di nuovo un po' di maschera sui punti che conosciamo. Tipo qui. Tipo un po' qui. Andiamo a rinforzare un po' tutto. Anche qui. Molto bene, allora adesso è il momento di un test. Però prima del test andiamo a verificare che questa zona qui non abbia ponticelli. I piedini non devono toccarsi tra di loro. E non si toccano tra di loro, molto bene. Non ci sono ponticelli. Molto bene. No. Tutto a posto. Perfetto. Non sono splendidi, ma fanno il loro dovere. E sono tutti ben saldati. Vedete le saldature? Come sono continue fra il pad e il piedino? Bene, non vado neanche a toccarle, a stressarle più di tanto, perché sennò potrebbe succedere qualcosa di brutto. E come facciamo a testarla? Dobbiamo andare a prendere un case, un qualcosa da poter installare la scheda, uno schermo e fare un test. Allora, io ho qualche schermo difettoso qui che può andare bene, e ho anche un case perfetto. E magari questo c'è già anche lo schermo installato? Sì, c'è già anche lo schermo installato, bene. Allora posso utilizzare questo. Per vedere cosa succede. Allora, viti. Vediamo se si accende. Probabilmente la batteria è scarica. Prendiamone un'altra. No. Ma non credo sia per colpa delle saldature. Ho idea che sia il pulsante che non funziona. Però andiamo a controllare le batterie per il voltaggio. Giusto per essere sicuri. Sono batterie che sono vecchie come mia nonna. Ok, qui abbiamo 4 volt. Questa no, è impossibile che non sia scarica. Quindi questa deve funzionare. Questa c'ha 4 volt e deve accendersi il Game Boy. Ma
non succede nulla. Quindi potrebbe essersi già danneggiato il chip, perché magari ha tentato, è già stato tentato l'avvio, come può essere che qua sotto c'è il disastro. E infatti è completamente tutto bello sporco. Vedete che è tutto sporco? Non mi meraviglia che qui non funzionasse. Come si pulisce? Un po' di alcol isopropilico e il cotton fioc. E magari anche un po' di grattatina. Ci sta con le pinzette. Se i residui sono molto persistenti. Una cosa lieve, non serve molto. Poi c'è anche qua dietro. C'è una linguetta qua dietro. Più di così non posso zoomare. Allora, c'è questa linguetta qua che è completamente nera anche questa. Quindi isopropilico. E qua gli andiamo con la spazzolina. Lo teniamo fermo in qualche modo. Delicati. Altrimenti salta via, perché quella lì è solo incollata. Se fate troppa pressione si spezza, se fate troppa pressione, se tirate in qualche strano modo, questa qui si scolla, se ne viene via e poi potete buttarlo via del tutto, perché non la ritroverete mai più. Vedete? Ecco, questa però adesso si è fermata qua in mezzo. Bene, adesso anche il pulsantino è pulito. Possiamo asciugare un attimino. E a me piace, come sempre, mettergli un po' di Deoxit, una goccia. Il Deoxit previene l'ossidazione a lungo termine. Adesso andiamo a risaldare. La copertura metallica. Bene. Adesso il pulsante dovrebbe fare il suo lavoro. Quindi riproviamo. Sì. Sì. Purtroppo qua qualcuno ha già tentato di fare qualcosa. E mandando in cortocircuito tutto, ha bruciato il chip principale. Perché non si accende. Ah, che peccato. Perché andare a fare le prove? Perché fare le prove quando sai che c'è un problema? Che peccato. Allora, ho scoperto un altro paio di cose. Allora, qui, dietro al pulsante, ok? Dall'altro lato della scheda, abbiamo un fusibile. Si chiama fusibile F2. Va bene? Andiamo sotto al microscopio che ve lo faccio vedere meglio. E il fusibile F2, eccolo qui.
E questo fusibile F2, se noi mettiamo in continuità, quindi sentite il suono? Ok. Se noi proviamo questo fusibile qui, non è continuo, è bruciato. Ecco perché non si accendeva. Ma non è tutto. Allora, ho notato che per cose strane l'indicatore di umidità era colorato. Questo potrebbe essere perché chi ci ha messo le mani prima ha spruzzato dell'acqua per pulire o non lo so. Ma ho trovato anche qui, in questa zona qui, della corrosione. Vedete che quel condensatore lì c'ha della corrosione? Non è molta, ma è qualcosa. Quindi potenzialmente potrebbe anche esserci qualche altro problema. Isolato, ma... Quindi è bene fare un'ispezione a questo punto per verificare che non ci siano altri punti in cui è presente della corrosione. Su qualche altro componente. Qui abbiamo un altro fusibile e questo fusibile suona, quindi questo fusibile va bene. Allora, non sembrano esserci altri punti in cui sia presente corrosione da quel lato. Ora cerchiamo da questo lato qui. Quello che vedete lì non è corrosione ma è flussante. E sporcizia varia che vabbè si accumula nel tempo. No, forse no, ma spero di no. Non dovrebbe esserci nulla che manca qui, perché qui posso capirlo che c'è la continuità e vabbè, lo stagno si è attaccato lo stesso. Ma qui non c'è continuità e mi fa pensare che ci debba stare qualcosa, ma potrebbe anche non essere. Sporcizia. Niente. Ok. Allora, questo sono abbastanza sicuro che si tratti di flussante di fabbrica, ma questo qui magari anche no, perché è piuttosto localizzato. Vedete, da questo lato di qua non c'è, sotto non c'è, mentre di sopra c'è questa cosa qua. Andiamo a pulire a questo punto, perché no? Andiamo a pulire anche dall'altro lato, perché vedete è lo stesso lato dove c'è il condensatore, ok? Se io vado a girare la scheda, vedete? È dove c'è il chip. Ecco perché ho detto che magari è in comune la cosa. Puliamo anche qui. Panno microfibra. Anche dall'altro lato. Ok, è meglio adesso. E bisogna rimpiazzare il fusibile. Volendo il fusibile si può tranquillamente rimpiazzare con un filo, tanto non è che si danneggi chissà che cosa sui Game Boy. Ma, prima di tutto, voglio andare a verificare che sul fusibile non ci sia qualche problema, qualche cortocircuito. Quindi andiamo in resistenza. Bene, allora se noi prendiamo da questo lato di qua,
abbiamo diversi kilom. Se noi prendiamo di qua, abbiamo aperto, linea aperta, quindi no, non c'è nessun cortocircuito. Allora, questo qui è un fusibile marchiato 23, però non ne ho uno marchiato 23, ne ho uno marchiato 32. Credo che il discorso sia relativo all'amperaggio, magari 200 mA oppure 300 mA, quindi poco cambia. Potrei assumere. Togliamo il fusibile bruciato. Mettiamo il fusibile nuovo. Gli diamo una toccatina con il pulsante e lo stagno, giusto per assicurarci che abbiano buona connessione. Ecco qua. E adesso possiamo riprovare. Ok, momento della verità. Funzionerà o non funzionerà? Sì, funziona. C'è la lucina verde? Sì, è un po'... Sì, c'è. Bene. Ottimo. Abbiamo salvato un'altra scheda. Perfetto. Riproviamo. Sì. E c'è pure la retroilluminazione, vedete? Se io premo un pulsante qui, si spegne. Acceso, spento. Ottimo. Proviamo un gioco. Dovrebbe andare. Sì. No. Qualcosa è andato storto. Ok, devo pulire la cartuccia con l'alcol isopropilico. Oh sì, era un bel po' sporca. Yeah. I pulsanti qui funzionano. L'audio non c'è perché chiaramente non c'è la cassa audio, ma funziona tutto. Bene. Io sono felice, il cliente di sicuro lo sarà molto di più. Ed è il momento di concludere il video, ragazzi. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, commentate, abbonatevi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Oh, manca la porta da saldare, ma questo è una cosa di poco conto. Grazie a tutti per aver visto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.